Sono stato nei The Australian Pink Floyd Show per 17 anni e ad un certo punto ho pensato che avrei potuto fare un lavoro migliore nel ricreare la musica dei Pink Floyd e avere l'opportunità di lavorare con altri musicisti, altri professionisti per farlo. Quindi nel 2010 ho deciso che avrei preso strade separate dal The Australian Pink Floyd Show e avrei fondato i Brit Floyd. Abbiamo fatto il nostro primo concerto a Liverpool, nel Regno Unito, a gennaio 2011. E credo che siamo riusciti ad ottenere un lavoro migliore nel ricreare la musica dei Pink Floyd. Quando ho iniziato a suonare la musica dei Pink Floyd come elogio, non avevo idea di tutto questo. Suonavo in bar e piccoli locali e occasionalmente in piccoli teatri. Ma era un lavoro a tempo pieno, il che era bello. Poi però si è fermato per un po' e quando sono tornato a suonare i Pink Floyd nel 2001 circa, ho creato una pagina web per la band. E il predecessore di questa band, con un nome diverso, mi ha contattato ed è stato allora che è iniziato il grande show. Ciao, sono Alessio Comuzzi e mi occupo dell'audio per i Brit Floyd. Nello specifico faccio il system engineer, quindi faccio il progetto dell'impianto della diffusione sonora e la taratura dell'impianto in modo da garantire lo show il più omogeneo possibile per quello che è stato deciso insieme sia con Demian come direttore artistico e con Garrett che è il fonico, e per dargli a lui sempre, diciamo, una stabilità in modo che possa evolvere il mix invece di andare a ripararlo ogni giorno. Qual è la parte più bella di lavorare con loro? Per prima cosa penso che ci siano poche band rock and roll come loro, nel senso proprio come ritmi di lavoro. È intenso, è destabilizzante, però è estremamente soddisfacente. Siamo proprio una famiglia, impariamo a viverci come delle sorelle, come dei roommate, quindi a volte ci condividiamo le camerini, dobbiamo imparare a condividere i spazi stretti, anche sul tourbus ci vediamo la mattina, tutto in pigiama. È bello perché siamo un gruppo di persone molto, molto speciali e meravigliose, quindi ci vogliamo tanto bene, ci fidiamo esattamente come una famiglia, perché siamo mesi con questa gente, ancora di più della nostra vera famiglia a casa. L'atmosfera tra i membri della band è incredibile, sia sul palco che fuori. Sul palco è incredibile perché tutti qui sono professionisti e sono brillanti in quello che fanno, tutti sono incredibili nel suonare i loro strumenti. Fuori dal palco è altrettanto divertente, in un modo diverso, perché siamo tutti persone molto divertenti, ci amiamo e siamo come una famiglia. È sicuramente come una famiglia. Questa è la mia terza annata e sai, alcuni qui sul palco sono qui da 10 anni, ma per me sembra come se ne fossero 10. Andiamo d'accordo ed è importante perché sei sul palco per 3 ore, poi le altre 21 sei con loro e sei in uno spazio ristretto su un bus, quindi è molto importante trovarsi bene e non ci sono problemi perché andiamo tutti molto d'accordo, siamo molto uniti.
Personalmente penso che le cose difficili per me siano due. Una è rimanere concentrato perché è facile perdersi nella musica e smettere di prestare attenzione. E l'altra è ricordarsi sempre di lasciare molto spazio, non esagerare. Per tutti i suoni dell'organo Hammond, l'Hammond XK5, che è il loro nuovo modello di punta, e come puoi vedere è uno strumento meraviglioso, molto fedele all'originale, di cui ne ho 3 a casa, quindi sono a posto così. E qui sopra ho il controller Arturia. È una tastiera che uso per controllare i suoni dal mio software Arturia. E questo è un controller che uso per gestire i suoni dal software Arturia, che ho qui sui miei computer. E quindi tutto quello che suono nello show proviene o dai computer o dall'Hammond, che è collegato all'impianto Leslie proprio dietro di te. Dunque, Gilmour è un chitarrista così completo che è quasi irraggiungibile. Però, ovviamente, studiando e cercando di assimilare il più che si può dal suo playing, ci sono alcune cose che possono essere riprodotte, sia il sound, proprio partendo dagli effetti, partendo dalla catena, partendo dall'idea da cui i suoni vengono concepiti, e poi piano piano bisogna analizzare anche il suo playing, adattare la chitarra magari con la leva più corta perché quello ha un impatto sullo stile, cercare di capire il modo in cui plettra, cercare di capire il modo in cui si approccia ai bending, si approccia agli accordi, il vibrato. Tutte quelle cose si possono un po' studiare e si possono un po' replicare. È ovvio che non è possibile riprodurre la mano, e vabbè, quello lo sappiamo, però insomma, ecco, per quanto mi riguarda è una sfida, cerco di fare sempre di più, sempre meglio, ed è anche insomma quello che tiene viva la scintilla, perché sapere di avere un obiettivo dove vuoi arrivare, sapere che ci puoi arrivare sempre più vicino, anche se non lo raggiungerai mai, comunque io credo che sia una roba che ti tiene viva quella fiamma, quella passione, quindi anche questo è una delle parti meravigliose di questo lavoro. David Gilmour è, prima di tutto, un maestro del blues melodico alla chitarra, ma non ha mai avuto paura di sperimentare con i suoni della chitarra, e in ogni singolo album cambiava il suo suono, usava effetti diversi, modi diversi di decorare il paesaggio sonoro dei Pink Floyd con la sua chitarra. Quindi è una sfida ricreare quella varietà di suoni, perché questo è ciò che rende il modo di suonare di David Gilmour unico. È un maestro del sentimento, del tocco, non si tratta tanto di virtuosismo tecnico, non si tratta di suonare velocemente, si tratta di lasciare spazio tanto quanto le note che suona. Onestamente, io mi considero come uno studente di questa musica, perché non ci sono cresciuto nello stesso modo in cui sono cresciuti gli altri qui. Quindi le emozioni che sono riuscito a cogliere sono quelle che vedo nella folla quando questa musica viene suonata. Sai, persone che piangono o ricordano i bei vecchi tempi. Quelle sono le cose importanti per me. Il mio primo strumento è la batteria. Suono
la batteria come strumento principale e quindi spero che questo significhi anche che posso leggere i batteristi con cui suono, sai, dalla percussione alla batteria o viceversa. E quindi, ecco, con una persona come Randy, che ha un incredibile senso del ritmo per questo tipo di musica, il tipo di sentimento che serve è quasi come se, quando provo questo show da solo a casa, mentre suono le registrazioni originali, Randy sta suonando una parte quasi identica. Quindi tutta quella vibrazione che ho cercato di catturare nella mia pratica, Randy la sta facendo. Posso passare il mio tempo suonando le stesse cose con lui. Ho diversi bassi Fender Precision, uno con corde round wound, un altro con corde flat wound e un altro senza tasti, ma ho anche un Modern 5 corde e un Modern 4 corde senza testata che suono qualcosa di simile a ciò che Guy Pratt ha usato in Balls. A volte suono anche con il Chapman Stick, uno strumento da tapping usato da Tony Levin nell'album Momentary Lapse of Reason. A volte può essere molto emozionante, a volte è stato molto, molto divertente. Molto divertiti. Sì, perché a volte facevamo scherzi e ci facevamo ridere a vicenda. Una volta a Modena sono andata in città e ho visto in un negozio di musica una scatola di kazoo. Sai, quegli strumenti piccoli. Quindi ho preso tutta la scatola e segretamente l'ho data alla band senza dire nulla a David. E così, quando siamo arrivati a Money, c'era una parte in cui lui fa e tutti fanno. Ma quella volta lui è uscito e noi tutti. E lui ha riso tantissimo. Quindi, sai, essere sul palco è come la vita. A volte ti annoi, a volte sei felice, a volte sei arrabbiato, a volte piangi. È la vita. Quando prepariamo uno show, Damien, il direttore musicale, ci manda le diverse voci, le armonie e abbiamo un'armonia ciascuno. Quindi io sono nel mezzo, io o Eva siamo nel mezzo e Genevieve è sotto, come Durga, e Chess è sopra. Quindi poi impariamo la nostra parte a casa e poi quando ci riuniamo proviamo un po'. Proviamo solo noi ragazze, senza la band, per fare le armonie, per assicurarci che tutto sia corretto e sapere esattamente dove finire le note e tutto. Cerchiamo tutte insieme di creare un'unica voce. La parte più difficile per me è assicurarmi di stare bene, a livello vocale ovviamente. Poi imparo le mie parti e continuo a rivederle per assicurarmi di esserci al 100% per ogni show, ogni singolo giorno. È difficile a volte dormire nella cuccetta, essendo io quasi 1,80 m. Trovo complicato mettermi comoda, ma ho notato che molti dei bus negli Stati Uniti e in Europa, sorprendentemente, sono della giusta misura. Quindi sono sorpresa, ma l'importante è assicurarmi di dormire, mangiare bene e riposare la voce. Ho notato che tutta la band e la crew sono molto rispettosi e simpatici. Se senti di non voler parlare, a volte è bene proteggere la tua voce, senza fare la diva. Sono davvero adorabili. Una delle parti difficili per me è effettivamente dormire il giusto e assicurarmi che i miei vocalizzi siano perfetti.
Mi piace tanto essere in Italia, il pubblico è sempre caloroso, poi so che Edo è contentissimo di suonare qua ogni volta. Per me suonare in Italia ha un sapore speciale perché al di là del fatto di suonare proprio vicino a casa, proprio materialmente in un range di 200 km da casa mia, è già bellissimo, ho tutti gli amici, famiglia che vengono a sentirci, quindi insomma sei già entusiasta di vedere un sacco di persone che non vedi da tanto tempo. Tornare in Italia dopo che sei stato fuori è meraviglioso, mangiare le tue cose preferite è stupendo, ma poi c'è qualcosa nella passione che il pubblico italiano ti dimostra per la musica dei Pink Floyd che non c'è da nessun'altra parte del mondo. Com'è sentita la musica dei Pink Floyd in Italia credo che sia un qualcosa che veramente non si trova da nessuna parte e questo senso di condivisione della passione è quello che veramente ti dà la spinta per fare ancora meglio, per arrivare ancora più in là. Per quanto mi riguarda è la cosa più bella del mondo ed è il motivo per cui sei sul palco, no? Tu sali sul palco perché vuoi quell'interazione con il pubblico, perché vuoi prendere la loro energia e dargli la tua. E qua in Italia questa cosa, visto che la musica dei Pink Floyd è sentita così tanto, credo che sia proprio il posto più bello nel mondo dove suonare questo tipo di musica. Come vocalist, come corista, far parte dello show dei Brit Floyd è davvero importante, è un onore. Quindi, ecco, la mia routine quotidiana di solito consiste nel bere tanta acqua calda con zenzero, miele e limone. Faccio un bel riscaldamento con le vocali e i suoni aperti, giusto un po' per scaldare la voce. E durante il giorno cerco di non parlare troppo. Poi, ovviamente, mangio bene e prima dello show... Le altre ragazze, proprio 30 secondi prima della prima canzone, facciamo una specie di abbraccio. Così, noi tre, per augurarci buona fortuna e fare un bello spettacolo. Questa canzone è molto iconica, molto powerful, significa tante cose per la gente, quindi è un compito molto grosso, però è un onore pazzesco, è proprio un privilegio da poter interpretare questa canzone perché è un momento tanto powerful, proprio sì, quindi è un onore, è una canzone che parla di morte, quindi io mi trasporto fra tutte le emozioni che io conosco già da vita mia, però anche come mi preparerei per la fine della mia vita, quindi è proprio un viaggio di tutte le emozioni. Poi non ci sono parole, quindi è ancora più speciale. Lo show è una produzione molto complessa, come si può vedere, anzi questo in realtà è niente, normalmente il nostro show è ancora più completo di questo, ovviamente bisogna adattarsi da venue a venue, però senza i nostri tecnici non sarebbe possibile metter su niente e quindi oltre al rispetto e all'apprezzamento per quanto importante è il loro lavoro e per quanto bene loro lo facciano,
si va anche oltre, perché poi stando a contatto giorno dopo giorno si diventa amici, si scoprono un sacco di cose. Questi ragazzi, oltre alla professionalità di essere dei tecnici straordinari, sono tutti comunque degli esperti in qualcosa nel mondo musicale. C'è chi ha uno studio, c'è chi ha una produzione, c'è chi suona in modo incredibile, che tu dici ma perché sei te a fare il tecnico, a me dovrebbe essere il contrario. E quindi si crea poi questa alchimia, no? Che il tecnico lavora per te, però poi tu cerchi di rendere la vita del tecnico anche più semplice, dando il massimo, facendo magari un piccolo sforzo per accontentarlo o per aiutarlo in qualche modo, per avvantaggiarlo. Quindi soprattutto in una produzione così, noi siamo 28 in totale e come musicisti siamo 9, quindi tutto il resto sono persone che sono essenziali, sono fondamentali. Ognuno di loro fa un lavoro così specifico che se uno di loro sta male si rischia di non fare lo show. Vedo solo cose grandi e meravigliose. I Brit Floyd esistono da 13 anni ormai e stiamo facendo sempre più tournée, suoniamo in show più grandi, la produzione sta diventando più ampia, suoniamo di fronte a folle più numerose, stiamo avendo l'opportunità di andare in tutti quei posti del mondo in cui non siamo mai stati prima. Vedo tutto questo probabilmente per altri 10 anni. Rispetto. Amicizia. Professionalità. Dunay Music Group vi ha presentato Una vita in tour con i Brit Floyd. Ciao a tutti, Damien. Ciao a tutti, Matt. Ciao a tutti, io. Ciao a tutti da parte di Eva. Ciao a tutti, Ryan. Ciao a tutti, Randy. Ciao a tutti, Jessie. Ciao a tutti, Durga. Ciao a tutti, Jenny. Ciao a tutti da Edo Scott dei Brit Floyd.